tantissima, forse anche troppa intensità, il che ha reso la partita, specialmente nel primo tempo, avara di conclusione. Si è abbassato un po' l'asticella anche della qualità, perché quando poi i ritmi sono alti, le giocate escono un po' meno. Devo dire che tante assenze, soprattutto lato Juve, ma attenzione anche lato Bologna, e alla fine è uscito fuori un pari che sicuramente non contenta nessuna delle due squadre, ma di certo è il risultato più equo, più giusto per quello che abbiamo visto. E ragazzi, oggi la corsa Champions è più che mai apertissima e davvero credo si decide tutto o quasi la prossima giornata, perché poi valutiamo classifica e calendario e ne parliamo insieme. Prima, come al solito, polliciamo il solito like al nostro amico algoritmo. Se volete iscrivetevi per i prossimi contenuti, din don la campanella, e invece il grazie lo dico senza troppa leggerezza, grazie davvero per il continuo supporto. È partita fortissima la Juventus di Tudor, ormai la conosciamo, porta sempre, no, con il piede forte sull'acceleratore e finché ne ha deve andare. Infatti nei primi 20 minuti molto attiva, ha trovato anche il gol, concedetemelo, portiere la deve parare, con portiere anche del livello di Skorupski, che tra l'altro secondo me sta disputando un'ottima stagione, ma sul tiro di Thuram, che non è né troppo angolato né troppo forte, la deve prendere. Poi è vero, c'è una piccola deviazione che magari fa saltare il banco, ma io resto della mia idea, così come sono sicurissimo che gol a parte Thuram è stato decisamente il migliore, giganteggio in mezzo al campo. Thuram, se già con Motta in qualche modo riusciva a distinguersi nel gioco tignoso di Igor Tudor, è proprio, come posso dire, è proprio il suo, ma attenzione, non è solo quantità Thuram, non è che solo recupero palla e conduzione, no, strappo, va, ha provato anche un filtrante bellissimo nel secondo tempo. Mi ricordo se è stato Lukumo chi a chiudere, Lukumo, anche lui buonissima gara. Ci sono state delle figure che hanno veramente impattato tanto. Turam, Lukumi, chi altro mi verrà in mente durante il contenuto. Anche Cambiaso, non male per quanto mi riguarda. Freuler pure dall'altro lato, e anche in questo caso non solo per il gol. Ma come dicevo, prima affondo della Juve, e poi il Bologna piano piano, no? E si è preso il campo, si è dispiegato, si può dire dispiegato, sì, e poi è uscito alla distanza. Non gliel'ha resa pulita la Juventus questa partita. Ripeto, nel primo tempo un tiro per la Juve, quello di Thuram, e forse due per il Bologna in porta. Abbiamo visto, ribadisco, poco, forse proprio per il furore agonistico delle due squadre. Ambrosini ha detto bella partita, bella sotto il piano agonistico. Secondo me abbiamo visto meno, almeno io mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto per quello che ormai il Bologna ci sta mostrando assolutamente. E come dicevo prima, secondo me il gioco forza e le assenze hanno in qualche modo determinato, perché comunque, ecco, alla Juventus mancavano il miglior marcatore della stagione e il secondo miglior marcatore, oltre ad altre assenze. Al Bologna anche mancava il secondo miglior marcatore, che è Endoye, e poi ci aggiungerei Castro, che continua a giocare solo 10 minuti a partita, e francamente è un giocatore che forse ancora deve recuperare pienamente da un infortunio, altrimenti non mi spiego perché entri solo negli ultimi 10 minuti. Certo, dovrà per forza di cose recuperare. Poi nel secondo tempo la potevano portare a casa entrambe. Da un lato abbiamo visto Costa che se l'è un po', secondo me, fumato, no? Dopo
quel guizzo di Colomani, dall'altro invece c'è stato, che era un calcio d'angolo, il primo tiro di Cambiaso, Murato e poi no, Freuler, Ferguson che poteva fare meglio, ma alla fine, come ho già detto, per quanto me ne riguarda, il pari è il risultato più giusto. Mi è sembrato anche soddisfatto Tudor, no? Un po' vedendo le facce, un po' portare a casa un pari contro il Bologna, al Dallara, in effetti in emergenza non è visto come un risultato così nefasto e negativo, anche e soprattutto per i giocatori che poi sono dovuti subentrare dalla panchina, che non mi pare che abbiano aggiunto, anzi, secondo me ne fa tesoro di questo punto la Juventus. Il Bologna ormai si è guadagnato talmente tanta stima e considerazione che quasi siamo qui a mugugnare, quando poi in realtà anche lato Bologna cosa gli vuoi andare a dire a questa squadra. Secondo me l'amaro in bocca c'è per essere andato sotto e quindi è partito un po' in salita, soprattutto per come è arrivato il gol. Però, ribadisco, poi attenzione perché poteva esserci una sliding doors, come viene detta in questi casi, interessante, perché Cambiaso veramente per pochissimo, l'abbiamo visto, no? Noi interisti con Mkhitaryan, veramente per pochissimo Cambiaso beccato il fuorigioco. Lì se fai 2-0 poi la Juventus se la porta a casa e lì veramente poteva cambiare le sorti di questa Champions. Adesso è tutto aperto, ragazzi miei, veramente tutto. Con la Juventus che è vero si riprende il quarto posto, però stessi punti della Roma, stessi punti della Lazio, il Bologna ha una partita in meno e ricordiamo la prossima partita, la prossima giornata ci sarà Lazio, oh me lo so, le avevo tutte qui, Atalanta-Roma, Lazio-Juventus appunto e il Bologna contro il Milan, sarà Bologna-Milan o Milan-Bologna? Vediamo un attimo. Sarà Milan. No, venerdì. Questa qual è? Non ho capito se questa è quella di Champions. Aspettate. Non me lo potevo mettere prima. No, come al solito io devo fare le cose fatte male, come al solito. Sarà Milan-Bologna venerdì. Sì, appunto, venerdì perché poi mercoledì il Bologna dovrà giocarsi la finale. Diciamo che ha perso un po' l'abbrivio il Bologna, nel senso che, o meglio, questo pari ci può assolutamente stare con la Juventus. Doveva fare bottino pieno a questo punto con l'Udinese, perché quei 2 punti lasciati li devi andare a recuperare da qualche parte se vuoi centrare l'obiettivo Champions, e quindi sarà difficile. Però come dicevo la prossima giornata sposterà tanto, perché ragazzi, giochi Atalanta-Roma, giochi Roma, Roma, Atalanta-Roma, Lazio-Juve, Neschio Santissima Vergine, ce la fai o no? Lazio-Juve e come dicevo Milan-Bologna. Vediamo quello che succede. La giornata di oggi mi fa pensare che la squadra che abbia le chance maggiori sia proprio la Roma. Mi fa pensare questo, perché è una squadra che comunque non prende gol, non è facile prendere gol. Ecco, a proposito dei portieri, magari ci fosse stato Svilar, vedete come può cambiare, come cambia il destino, no? E quindi vediamo, oggi forse vedo leggermente avanti la Roma, fermo restando che poi eh, se la possono giocare un po' tutte. Però la Juventus di Tudor, tanta intensità, ma sul piano del gioco non è che mi abbia mai convinto più di tante. Anche è vero che c'è da un mesetto, da quant'è Tudor, non è che si può chiedere la luna. Questo è, signori miei, questo è. Ah, c'è stato il Bene Savona, ecco l'altro giocatore che volevo citare della Juventus che mi so dimenticato. Poi arrivano, ecco, molto bene Savona, a parte il tocco di mani che era netto e forse lì doveva prendere anche la munizione, però per il resto gara molto molto accorta. Ecco, nelle difficoltà secondo me è stato obbligato a mettere questo giocatore Tudor che, e questo glielo dobbiamo a Motta e secondo me è stato valorizzato da lui e dovrebbe giocare perché Savona visto oggi non ha di certo nulla di meno rispetto a Kelly, ecco, ma nella maniera più assoluta, quindi io lo farei giocare e l'altra cosa che volevo dire, il rigore non concesso al Bologna, ci sono state polemiche,
Marelli in diretta ha detto che per lui era rigore. Su Twitter io poi vado a vedere qualche altro approfondimento. Calvarese dice che per lui non è rigore perché è Freuler che allarga il piede, sono lì insieme, nessuno dei due ha la posizione di vantaggio e Freuler mette il piede, praticamente si fa sgambettare, perché il fatto che McKennie lo prenda, su questo non ci sono dubbi, però bisogna vedere se c'era l'intenzionalità da parte di Freuler nell'aprire il gambone e nel farsi fare fallo. Episodio secondo me abbastanza al limite, secondo me è uno di quegli episodi che qualsiasi cosa tu faccia susciterai polemiche, ecco, diciamo così, quindi per forza di cose non da VAR per come la vedo io, ma sicuramente se l'avesse dato in campo non credo che in qualche modo l'avrebbero tolto. Va bene, questa è la mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio ragazzi, fatemelo sapere voi nei commenti, no? Oggi chi vedete avanti nella corsa Champions, staccata l'Atalanta che ormai il pass praticamente l'ha acquisito, Roma, Juve, Lazio, Bologna. Volendo anche Fiore, ma la Fiorentina è abbastanza staccata, non è facile per la Fiorentina, poi c'è anche la Coppa, quindi io metterei queste 4, e di queste 4 cosa mi dite? Fatemelo sapere, un grande abbraccio.